Tutto questo in qualche modo è stato messo non in crisi, ma è stato passato al vaglio quando si è finalmente giunti ad attribuirgli sicuramente le ante d'organo della chiesa di Santa Maria in Valvendra a Lovere. Queste ante d'organo non sono state realizzate per Santa Maria in Valvendra, ma erano state realizzate per la cattedrale di Santa Maria in città, quindi cosiddetto Duomo Vecchio, ed erano state allogate, se ne è trovato anche qui il documento, nel 1515 al giovane Moretto e a Floriano Ferramola. E Floriano Ferramola avrebbe dipinto l'Annunciazione ad ante chiuse, mentre Moretto avrebbe dipinto i Santi Faustino e Giovita ad ante aperte. E di questa commissione, che è stata allogata, come dicevo, nel 1515, si ha anche la data di conclusione, non soltanto perché Ferramola segna il 1518 su una delle paraste della sua annunciazione, ma anche perché abbiamo i pagamenti che arrivano a quella data. E cosa c'è di così importante e così straordinario in queste ante? Il fatto che la critica si fosse arrovellata soprattutto sui due cavalieri, Faustino e Giovita, che si trovano dipinti nelle ante aperte, e addirittura Longhi avesse attribuito a Romanino queste due bellissime figure di santi a cavallo, queste farfalle colorate, come ebbe a chiamarle, e ci pone cioè davanti a un artista che ha un linguaggio che è all'altezza del 1515-18, probabilmente dovremmo dire, ecco, in questi anni, probabilmente il 17-18, come vuole la critica, un artista che si trova a lavorare utilizzando uno stile, utilizzando un modo di esprimersi che non è del tutto in linea con quello che noi avremmo conosciuto di Moretto a partire dal 21. Queste ante d'organo ci mettono cioè davanti a un tipo di pittura che è quella di Moretto giovane. Oddio, non è che a 23-24 anni non lo fosse, ma un Moretto in formazione, diciamo così, che tutto d'un tratto assume dei caratteri che sono molto differenti da quelli che saranno invece dell'artista maturo. Alessandro Ballarin, parlando proprio di queste ante d'organo, dice che Moretto maturo, guardando queste ante, dovrebbe averle viste quasi come una fase archeologica del suo linguaggio, ed effettivamente queste ante diventano in qualche modo l'emblema di un tipo di pittura di formazione che Moretto viene ad assumere almeno fino alla Cappella del Sacramento di San Giovanni Evangelista, quindi fino al 21, insomma, ecco. Su questa epoca, su questo momento, fino agli anni 80 del Novecento, sulla scorta di tutto quel che si sapeva, sulla scorta di quelle intuizioni di Longhi, sulla scorta di alcune opere che qua e là venivano fuori, ad esempio il Cristo con la croce, una piccola operetta, il Cristo con la croce un'offerente, che era datata 1519, sulla base di opere che venivano attribuite a Moretto, ma delle quali non si riusciva a trovare benissimo l'elemento aggregante. Ecco,
Davanti a tutto questo, la domanda che viene a porsi agli studiosi è proprio questa. Moretto, come e dove si forma? E questa domanda non è una domanda così facile a cui rispondere, perché in un artista che nel 1521 comincia a lavorare e lavora portando avanti un certo tipo di linguaggio, ma che qualche anno prima produce qualcosa come le ante d'organo del Duomo, ora all'Overe, e che attorno a queste date produce anche dipinti di piccolo formato, di devozione privata soprattutto, o legati sicuramente a committenze private, nei quali si notano elementi che vanno ingranandosi l'uno con l'altro, ma con una difficoltà a darne un risultato complessivo. E davanti a tutto questo, la domanda che si è fatta avanti è come riuscire a districare il problema della formazione di Moretto. Non c'è dubbio che davanti a questo sia stato di grande importanza il recupero di un'opera che è di straordinaria importanza, che è fondamentalmente la prima opera che noi pensiamo essere giunta fino a noi di Moretto, ed è la lunetta che si trova oggi nella cappella del Santissimo Sacramento nella chiesa di San Giovanni Evangelista, ma che in origine non doveva trovarsi qui. È stata portata in questa cappella solamente in seguito ai restauri ottocenteschi che hanno ridisegnato la cappella del Santissimo Sacramento. È stato un restauro, possiamo dire, un restauro ottocentesco neorinascimentale, cioè le intenzioni erano quelle di rendere ancora più rinascimentale quel che già era rinascimentale, e quindi sono state tolte le cornici originali e sono state fatte le attuali cornici, è stato ridisegnato l'interno, e anche questa grande lunetta che si trovava sopra uno degli altari della chiesa è stata portata nella cappella ed è stata posta sopra l'altare maggiore. E la sola ragione è il fatto che fosse stata riconosciuta come un'opera di questo Alessandro bresciano. Raffigura il Padre Eterno che in qualche modo con questo viso molto espressivo testimonia il momento nel quale il Cristo incorona la Vergine, alla presenza di alcuni santi e anche di due canonici che officiava la Chiesa. La cosa davvero interessante è il fatto che per molto tempo questo dipinto fosse considerato opera del cugino di Moretto e che quindi non appartenesse all'opus dell'artista. E quando invece è stata riconosciuta come opera di Moretto, fosse stata comunque messa all'interno delle opere che si appartenevano al primo periodo, ma era in qualche modo un'opera quasi estravagante, nel senso non era molto facile riuscire a definire bene la sua collocazione cronologica. Che cos'ha di estremamente particolare questa bellissima opera? La cosa più importante è che a prima vista un dipinto come questo non verrebbe mai assegnato a Moretto, cioè non verrebbe mai assegnato al Moretto che noi conosciamo, non verrebbe mai assegnato a un artista come quello che noi vediamo operare dal 21 in poi. Al contrario, ci sono però elementi che ci servono per ancorare questo dipinto
a quelli che sono i primi elementi che definiscono la sua formazione. Francesco Frangi, nel saggio introduttivo alla mostra di alcuni anni fa dedicato a Tiziano e alla pittura bresciana del Cinquecento, dice che fondamentalmente questa grande mezzaluna è un dipinto che omaggia Bramantino, e quindi la pittura milanese tra la fine del 400 e inizio del 500, però immersa in un bagno di pittura veneta, e quindi in un cromatismo che possiamo dire è di estrazione veneta. Anche qui vediamo già subito gli elementi di concorrenza tra l'una e l'altra cultura, e a tutti gli effetti questa lunetta ha una grande importanza per farci capire qual è l'atto di nascita, potremmo dire così, della pittura di Moretto. La scena è straordinariamente fissa, calma, non ci sono movimenti, è pensata come un momento di straordinaria liturgia nella quale le figure sono raffigurate assorte e addirittura assenti, potremmo dire addirittura assenti. Quello che colpisce di più è questa estrema e rigorosa simmetria delle figure. I due santi inginocchiati sono in perfetto profilo, le due sante sono invece portate verso il tre quarti, il Padre Eterno è completamente in frontale, il Cristo è visto anche lui pienamente di profilo, e la Vergine invece che in qualche modo esce da questo senso di estremo rigore costruttivo, con questo viso straordinario, morbidissimo, che la contraddistingue. Ecco, gli elementi che vengono fuori da questo dipinto sono a tutti gli effetti legati alla cultura che possiamo dire potrebbe venire a Moretto dalla parte milanese. Quindi qui ci possiamo trovare davvero davanti a un omaggio a Bramantino, proprio per la semplificazione delle forme, per l'assoluta rigidità di queste forme, rigidità chiaramente non intesa come mancanza di capacità di movimento, perché se guardate le figure dei due frati hanno questi sai che si sanno muovere, così come le bellissime pieghe del manto di Cristo, o il piviale del santo di sinistra che riesce a riempire lo spazio e a dare un senso di volumetria straordinario. Che cos'è che ha a che fare con la cultura milanese della fine del 400 e del 500? È questa solennità che potremmo dire derivata da una attenzione a un dato che non è il dato di realtà, quanto piuttosto a una sorta di matematizzazione delle figure, matematizzazione della scena. E noi la vediamo benissimo e la possiamo e la sappiamo mettere in rapporto chiaramente, e ci è uscito come primo nome proprio quello di Bramantino. L'elemento bramantinesco qui è visibile proprio come citazione, una citazione che però dice un tipo di rapporto culturale al quale Moretto guardava, ma quello che viene fuori da questo dipinto è qualcosa di molto più interessante, perché a tutti gli effetti noi ci troviamo davanti a qualche cosa che sì ha un aplomb fortemente legato a questa cultura di partenza, che potremmo dire è la cultura di partenza attorno a Milano, ma è
è una cultura che viene subito bagnata dentro un tipo di, eh, pittura, un tipo di cromatismo, un tipo di mossa che guarda già al Veneto. Se guardate bene, ad esempio, le figure che sono le meno rigide, le meno impostate, che sono quelle dei quattro angioletti, vedete subito che c'è un modo di raffigurare che strizza chiaramente l'occhio alla cultura veneta, ma non è solo questo, è anche il dato di colore, il modo dei trapassi cromatici, la morbidezza con la quale vengono trattati i visi. Il tutto fa capire come Moretto, all'altezza di questa lunetta, e dovrebbe questa lunetta, almeno secondo gli studi di Alessandro Ballarin, collocarsi attorno al 1512, ecco, a questa altezza Moretto è un artista che sta già vedendo questi due mondi. Secondo lui, chiaramente, il grande tramite di questa cultura duplice è Romanino, che è più vecchio di Moretto di alcuni anni e che in questi anni ha visto sia l'una che l'altra parte. E quindi sarebbe una cultura mediata attraverso gli occhi di Romanino. Non tutti gli studiosi sono d'accordo chiaramente su questa lettura, che in qualche modo tende a dare tutta la responsabilità dei primi anni di Moretto a Romanino. E chiaramente qui ritorna insistente il fatto che la formazione di Moretto avrebbe potuto chiaramente farsi da un punto di vista legato più alla parte lombarda, quindi al milanese, avrebbe potuto farsi non solo attraverso i suoi parenti, cioè il padre e i parenti che erano essi stessi pittori, anche se non di grandissima qualità, erano soprattutto decoratori e pittori per il comune, ma è importante vedere anche che cosa Moretto poteva trovare nella città di Brescia al suo tempo, cioè al tempo della sua formazione, che potesse avere a che fare con questo tipo di cultura. E non è ignoto a nessuno il fatto che avrebbe potuto, senza arrivare ad appoggiarsi al ben mediocre, anche se piacevole, Floriano Ferramola, arrivare a vedere testi di cultura lombarda orientata sul milanese che sono certamente Civerchio, ma soprattutto Foppa. E Foppa era d'altronde l'artista che aveva deciso di tornare in patria sul finire del secolo, dal 1490, e di venire addirittura stipendiato dal comune per fare scuola ai giovani che volessero apprendere la pittura. Perciò il portato lombardo e milanese, in primo luogo, senza escludere il fatto che elementi di aggiornamento potessero arrivare a Moretto anche attraverso Romanino, poteva essere arrivato al giovane Moretto proprio tramite questi artisti che in qualche modo si trovavano a Brescia. Non solo Foppa, che portava avanti un tipo di pittura che era legato al mondo milanese, anzi Foppa era un protagonista della cultura lombarda e milanese, e il suo spostarsi dalla corte di Milano per tornare a Brescia segna anche un momento nel quale l'artista in qualche modo abbandona il centro di produzione, potremmo dire così, della cultura del tempo, anche perché sono mutati i tempi, cioè ormai anche Milano
ha cominciato a vedere il nuovo, cioè tra Bramante, Bramantino e soprattutto Leonardo, noi abbiamo un nuovo cenacolo che va a sostituire quelli che erano gli artisti della vecchia generazione, della generazione precedente, cioè Foppa per l'appunto, Butinone, Zenale, Zanetto Bugatto e tutti gli artisti che avevano fatto grande la corte milanese fino all'avvento, possiamo dire, degli stranieri e quindi in particolare Bramante e Leonardo. Quindi Foppa, che non era stato mai indifferente a quello che accadeva a Milano, sebbene fosse comunque uno dei protagonisti, quel che porta a Brescia sono una serie di elementi e sono una serie di elementi modernissimi. Chiaro che la sua pittura è una pittura che si rifà a una cultura che in qualche modo sta svanendo, ma dall'altro lato continua ad essere un artista capace di portare avanti istanze che non sono istanze vecchie, sono istanze che aprono lo sguardo verso. E quindi non è da escludersi che in un risultato come questo ci sia quantomeno lo zampino, possiamo dire così, o quantomeno ci possa essere l'orientamento dato da Foppa al giovane Moretto. E questo è tutt'altro che da escludere, proprio perché non è da escludere che anche il giovane Moretto abbia potuto far parte di coloro che andavano ad imparare da Foppa la pittura. Oltre al fatto che il giovane Moretto, appartenendo a una famiglia di artisti, sebbene, ripeto, fossero artisti per lo più decoratori, a buona ragione il padre avrà voluto concedere, dare al figlio la possibilità di potersi avvicinare a quello che a tutti gli effetti era considerato il pittore più importante non solo di Brescia. Quello che arriva quindi della cultura milanese è in parte quello che porta il vecchio Foppa anche con delle istanze nuove, perché io credo proprio che istanze nuove le portasse anche il vecchio Foppa, ma anche un canale. Non si deve escludere questo. Il fatto che comunque Foppa fosse un artista legato a Milano, a tutti gli effetti apre un canale, cioè ci sono conoscenze che non si dimenticano, ci sono conoscenze che non si chiudono, e quindi un rapporto di dare e avere non più forse diretto con Foppa, ma con quelli che giravano attorno a lui, non è da escludere. E non è da escludere nemmeno che la curiosità suscitata dalla pittura così particolare, così moderna rispetto a quello che girava a Brescia sul finire del 400, nei primissimi del 500, abbia dato abbia dato la stura ad andare a cercare. E quindi questo cercare sul milanese in qualche modo può essere considerato come la prima istanza alla quale guardano e cercano di abbeverarsi gli artisti del primissimo Cinquecento, i giovani del primissimo Cinquecento, prima ancora che verso Venezia. E questo credo che sia anche determinato dal fatto che esista un momento nel quale la pittura veneziana esplode anche come istanze di novità, e queste istanze di novità vengono a invadere anche il bresciano, ma ci sia un tempo tra quello che arrivava quasi naturalmente, come vi ho detto, no? Quasi naturalmente dal mondo milanese attraverso Foppa e tutti i suoi addentellati, e la grande novità. Questa grande novità che in qualche modo viene a infiammare gli animi dei giovani, e che con buona probabilità per Moretto è stata per tramite di Romanino, viene a coinvolgere il giovane Moretto con un tipo di pittura
che lui sente in seconda istanza, cioè non ha a che fare con la pittura veneziana dei primi anni del Cinquecento attraverso un viaggio, come fa Romanino, quanto piuttosto attraverso quel che vede di Romanino. E quindi questa morbidezza dello sfumato, questa attenzione al dato di accensione delle luci che vengono ottenute non attraverso un chiaroscuro tagliente, ma piuttosto una grande morbidezza che segna lo spazio. Ma oltre a questo, anche se guardate ancora la lunetta di San Giovanni, questa grazia atmosferica che circonda queste figure. È una grazia atmosferica che voi non trovate in Bramantino, ad esempio. La trovate invece nella pittura da Giorgione in poi. Ecco, questa tersità dell'aria non è semplicemente quella del Bellini quattrocentesco, ma ha già quei caratteri, quelle morbidezze che sono sì di Giorgione e sono di Tiziano, e che vanno a mettersi sopra alle superfici, dando a queste una rotondità, una morbidezza, una capacità di interpretare il dato di luce che non è quello dell'indagine spietata, non è quello della ricerca del particolare in sé, quanto piuttosto di quella resa che fa sì che le figure abbiano una forza che è una forza cromatica. E guardando un dipinto come questo ci si rende veramente conto di come Moretto, al quale non difetta l'interesse nei confronti della cultura milanese e soprattutto, ripeto ancora una volta, di Bramantino, veda però questa cultura e la interpreti sull'onda di quelle novità che deve aver appreso proprio da Romanino, ad ogni buon conto. E queste novità gli arrivano addosso al punto che lui stesso viene conquistato da questo nuovo modo di dipingere. In qualche modo quella che è la pittura di grande dignità, la pittura che potremmo dire quasi arcaizzante, che gli arriva da Milano e gli arriva tramite Foppa, in qualche modo viene ad essere sconvolta dalla possibilità di rendere con un linguaggio più nuovo. E questo linguaggio più nuovo lo vediamo già subito qui, lo vediamo nel farsi delle forme, nel farsi dei visi, nel farsi dell'imponenza dei corpi, che ha una volumetria, sebbene quasi semplificata come potrebbe sembrare che gli possa arrivare dal milanese, ma con una tensione nello spazio che è del tutto sconosciuta alla cultura milanese, perché la cultura milanese chiaramente porta avanti un tipo di filone differente, è chiaro, mentre qui è proprio questa dimensione della luce e del colore che si fondono così da dare il senso della tridimensionalità, che non poteva che arrivargli dalla cultura veneta e soprattutto da quello che stava sconvolgendo la laguna fin dai primi del Cinquecento.